C'è un film del 2008 che oggi Hollywood non rifarebbe mai, e quando dico mai non intendo che non lo finanzierebbe perché qualcuno potrebbe offendersi, ma intendo proprio che non esiste più quel sistema dentro al quale un film di questo tipo possa nascere. E sto parlando di Tropic Thunder, una commedia è diretta da Ben Stiller, poi abbiamo anche Jack Black, Robert Downey Jr. e anche un buon Tom Cruise, un po' difficile da riconoscere. Insomma, 4 star ai massimi livelli di carriera che si mettono tutti insieme a fare un film il cui unico scopo dichiarato è prendere a calci Hollywood, o comunque prendere per il culo Hollywood. Costo della produzione $92 milioni, quindi letteralmente Hollywood ha pagato $92 milioni per farsi insultare, ma lo ha fatto contenta. Il video di oggi vuole quindi essere un'analisi completa di questo film, per cui ci saranno spoiler sulla trama, quindi se non l'avete visto recuperatelo prima perché vale assolutamente la pena di vederlo, e poi io vi aspetto qua. Per tutti gli altri iniziamo. E iniziamo con una domanda: che cos'è davvero Hollywood secondo Tropic Thunder? Perché sotto la patina di commedia demenziale, quindi dietro alle esplosioni, alle battute, al nostro Robert Downey Jr. con la faccia dipinta di nero, c'è un'analisi molto interessante di quello che succede quando metti delle persone insicure dentro ad una macchina che si nutre della loro insicurezza. E sotto a tutto c'è un fantasma più grande, un certo modo di fare cinema che oggi non esiste più e forse non tornerà più. Go, 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 go! Let's go freaking get here! Cock! That's my shit! Tropic Thunder comincia con 4 finti trailer. Il primo è più una pubblicità, una finta pubblicità. E qui Stiller fa una cosa che è già una dichiarazione di guerra, perché non solo sta usando questi trailer per presentarci i personaggi del suo film, ma li sta anche usando per dirci: guarda, questa cosa qui è il bersaglio, stai per vedere un film che parla di questo, prima ancora che il film cominci. Il primo che vediamo è Booty Sweet, lo spot di Al Pacino, un rapper interpretato qui da Brandon T. Jackson, che vende un energy drink chiamato letteralmente sudore di chiappa. È praticamente la satira della cross promotion sfacciata, quindi di quella star che mette la faccia su qualsiasi schifezza pur di battere cassa. Subito dopo abbiamo Scorcher 6, Global Meltdown. Now, the one man who made a difference 5 times before is about to make a difference again. Un film d'azione con tag Speedman. Questo è un trailer che velocissimamente ripercorre i 5 film precedenti, tutti con la stessa identica trama: catastrofe, eroe che la risolve 5 volte, e adesso arriva la sesta. Poi c'è The Fettis parte 2, o meglio Farciu, scorreggia 2, in cui Jeff Portnoy, interpretato dal buon Jack Black, recita tutti i ruoli sotto un vestito da grasso, e tutto il film è basato su scorregge. Altro non è che la satira della commedia demenziale. E infine abbiamo poi Satan's Alley, un finto film d'autore in cui Robert Downey Jr. e Tobey Maguire interpretano 2 monaci che vivono una storia d'amore proibita. Questa è la satira perfetta del film con cui un attore va a caccia dell'Oscar facendo il ruolo coraggioso da festival di nicchia. Insomma, abbiamo 4 trailer, 4 categorie di pattume hollywoodiano, già messe sul tavolo prima ancora che il nostro film Tropic Thunder sia iniziato. E in questo momento ancora non lo sappiamo, ma ognuno di questi 4 personaggi li vedremo tra poco crollare. È un po' come se Ben Stiller ci stesse dicendo: prima ti faccio vedere le maschere e poi ti faccio vedere cosa c'è sotto. Il film vero comincia sul set di Tropic Thunder, un colossal bellico sul Vietnam, basato poi su un libro autobiografico. Il regista di questo fantomatico film è Damien Cockburn, un esordiente inglese interpretato qui da Steve Coogan, alle prese con 4 star ingestibili. E poi c'è anche un attore meno noto, Kevin Sandusky, interpretato qui da Jay Baruchel, che è l'unico del gruppo che ha in realtà letto il copione del film, già per farci capire il livello. Comunque il primo giorno di riprese è un disastro completo: $4 milioni di pirotecnica e di esplosioni che vanno in fumo perché gli attori non riescono nemmeno a girare una singola scena. Sorry, can we cut? What's he saying? Can we cut? No. Right. Lazarus rovina la scena drammatica perché si mette a piangere prima del tempo. Speedman si offende perché Lazarus piange meglio di lui. Sono tutti contemporaneamente completamente persi nel proprio ego. Ed è qui che entra in scena per la prima volta Les Grossman, il capo dello studio, interpretato da Tom Cruise. Cruise compare in videochiamata nel film, completamente irriconoscibile sotto chili di trucco prostetico. Io quando ho visto per la prima volta questo film
non ho mai pensato che quello fosse Tom Cruise. L'ho capito soltanto nel momento in cui sono usciti i titoli di coda e comunque ancora non potevo crederci. Comunque nel film sembra un cacciotto calvo con le mani enormi e già dalla prima azione che fa capiamo il personaggio. Letteralmente ordina a un tirapiede, a uno che sta lì sul set, di tirare un pugno in faccia al regista. You, hit that director in the face. Really fucking hard. È letteralmente il capo dello studio cinematografico che chiama il responsabile delle attrezzature e gli dice di pestare il regista davanti a tutto il set. Questa è la prima vera battuta di Grossman, ma è già tutto quello che serve sapere per capire il suo personaggio. A questo punto Furleaf, il vero veterano di guerra che ha scritto il libro da cui sarà tratto questo Tropic Thunder che stanno girando nel nostro Tropic Thunder, propone la soluzione folle. Mettiamo gli attori nella giungla vera, gli togliamo i telefoni, mettiamo telecamere nascoste e simuliamo imboscate, esplosioni, prigioni. Insomma, li scaraventiamo nella merda, così di colpo, in modo che possano recitare nella realtà. Cockburn è terrorizzato all'idea di essere licenziato e accetta. Carica gli altri attori su un elicottero e li scarica nel mezzo del nulla con una mappa e una scaletta delle scene. E poi, esattamente nel momento in cui sta finendo il suo discorso eroico, calpesta una vera mina e salta in aria. Esplode davanti agli occhi di tutti. Now, let's go and make the greatest war movie ever! Yeah! Solo che la cosa curiosa è che nessuno gli crede. Speedman arriva a raccogliere la testa del suo regista, si mette a giocarci. Cioè, pensa che quello non sia sangue ma sia sciroppo di mais. Quindi letteralmente loro vedono una persona esplodere e la prima cosa che pensano: ah, ok, dai, non è successo davvero, il regista mi sta solo facendo fare la scena. Qui il film inizia a mettere il dito nella piaga, perché la premessa non è tanto attori scemi nella giungla, ma la premessa è: ci sono persone che hanno passato così tanto tempo dentro la finzione che non riescono più a riconoscere la realtà, ma neanche quando gli scoppia in faccia. Tropic Thunder, sotto la satira di Hollywood, sotto la commedia, sotto le esplosioni, alla fine è un film su persone insicure. You have no real family. You're on the wrong side of 40, you're childless and alone. Ognuno dei 5 attori principali ha una crisi di identità diversa e ognuna di queste crisi è una porta aperta su un meccanismo specifico dell'industria cinematografica. E adesso uno alla volta li affrontiamo. Cominciamo da Tag Speedman. Speedman è la versione caricaturale di tantissimi action hero che a un certo punto vogliono essere presi sul serio. Ha incassato miliardi con 6 capitoli di Scorcher, film tutti uguali, e poi a un certo punto si è detto: cavolo, voglio l'Oscar, e quindi ha fatto Simple Jack, un film in cui interpreta un ragazzo di campagna con una disabilità intellettiva che parla con gli animali. Fu un disastro al botteghino ed è stato definito uno dei peggiori film di sempre. E Speedman da quel momento è diventato la barzelletta di Hollywood. One more flop and it's over. Ma il punto su Speedman è che lui non è arrogante, è terrorizzato. E questo suo terrore lo porta all'essere anche magari arrogante e a voler pretendere durante tutto questo viaggio a voler mantenere la mappa anche quando magari non la sa leggere. Into the water, ladies! No, man. Let me take a look at that map right quick. Why is everybody all obsessed with the map? Quindi è la copertura di uno che ha capito che il treno sta partendo senza di lui. E quando poi viene catturato per davvero da dei narcotrafficanti veri, scopre una cosa orribile, scopre che lo amano. Please, don't hurt me! You sure been done, chat. Quei trafficanti hanno una sola VHS e quella VHS è di Simple Jack e loro lo hanno imparato a memoria e considerano Speedman un dio. Lui che a Hollywood non riesce a strappare nemmeno una nomination di fronte a quel pubblico si scioglie perché lo acclamano. Recita quindi Simple Jack davanti a loro 5 volte al giorno. Quando i suoi compagni vanno a salvarlo lui non se ne vuole andare perché là fa 5 spettacoli al giorno sold out. Si sente a casa finalmente. Letteralmente Speedman ha la sindrome di Stoccolma da pubblico. È un attore così disperato di essere amato che preferisce essere prigioniero di chi lo applaude piuttosto che libero in un mondo che lo ignora. Poi c'è il personaggio di Kirk Lazarus. E qui parliamo di una cosa specifica prima, perché Lazarus è il personaggio più chiacchierato del film, ma per le ragioni sbagliate. Lazarus è un attore bianco australiano, 5 volte premio Oscar, che qui interpreta il sergente afroamericano Lincoln Osiris. Si sottopone addirittura ad una procedura chirurgica di alterazione della pigmentazione della pelle. In altre parole, fa la blackface. E questo è un punto su cui il film viene
spesso magari frainteso, perché Robert Downey Jr. qui non sta interpretando un nero, ma sta interpretando un attore bianco delirante che è così convinto della propria importanza artistica da credere che dipingersi di nero per un ruolo sia un gesto coraggioso, profondo, da Oscar. Being an actor is no different than being a rugby player, construction worker, save for the fact that my tools are the mechanisms that trigger human emotion. Quindi la satira non punta verso le persone nere, ma punta verso gli attori bianchi che usano corpi e identità altrui per costruire la propria gloria. E il film non ha nemmeno bisogno che lo capisci da solo, perché te lo dice esplicitamente. C'è un personaggio dentro il film che chiama tutto il tempo Lazarus per quello che alla fine è un razzista delirante, e quel personaggio è Al Pacino, il rapper nero per davvero. You know what? Fuck that, man. I'm sick of this koala hugging nigga. Tell him he's... E ogni volta che Lazarus apre bocca con il suo cliché di voce afroamericana imparata da uno stage in 8 mesi, Al Pacino lo umilia, gli dice smettila di fare il nero, gli dice sei australiano. Il film mette in bocca a un personaggio nero la critica al personaggio bianco che fa blackface e poi fa rispondere a Lazarus citando la sigla di una sitcom anni 70. That's the theme song for the Jeffersons. You really need help. And just because the theme song don't make it not true. Non è una scena ambigua, ma è una scena che ti sbatte in faccia con una chiarezza quasi pedagogica, possiamo dire, qual è il bersaglio della satira. Ma Lazarus non è soltanto un veicolo per la satira della blackface, ma è soprattutto il personaggio più tragico di tutto Tropic Thunder, perché sotto la maschera del method actor estremo, sotto la pelle dipinta, sotto l'accento, c'è un uomo che non sa più chi è. Cioè a un certo punto lui arriva a dire Man, I don't drop character till I've done a DVD commentary. è una battuta che descrive una verità raccapricciante, perché questo è un uomo che ha così tanta paura di essere se stesso che ha trasformato gli altri personaggi in un'armatura, e la cosa di cui ha più paura al mondo è semplicemente essere Kirk Lazarus. Poi c'è Al Pacino e la sua crisi è più nascosta. Alpa è il rapper ipervirile, quello che canta I love the pussy, quello che ostenta ad ogni respiro, ma in una scena attorno a fuoco, mentre tutti parlano della donna che le aspetta a casa, gli scappa un nome. What's the name? Lance. Lance. What the fuck did I just hear? Lance. No. Tutti se ne accorgono, ma Alpa si rimangia tutto e urla che ama la figa. Ma il film l'ha già detto, quello è un personaggio gay che vende energy drink in mutande e rappresenta la prigione di un uomo che non può permettersi di essere com'è. Poi abbiamo Jeff Portney, che è il caso più triste, ma in un altro senso. È l'uomo che ha fatto delle scorregge il suo brand, e il suo viaggio nella giungla è dominato dall'astinenza dall'eroina. You know those jelly beans I was eating? Well, they weren't jelly beans, okay? They were drugs. Quando i suoi compagni lo legano a un albero per fargli passare la crisi, lui ulula, supplica, offre prestazioni sessuali in cambio di una piccola dose. Alpha, if you untie me, I will literally suck your dick right now. I told you for the last time, I love the pussy. Il film non gli regala un grande arco di redenzione, ma fa bene, perché Portney non si redime, ma alla fine sopravvive a se stesso. Il suo unico momento di pace arriva quando le sue scorregge, la cosa che odia di più di sé, riescono a distrarre i nemici e a salvare i compagni. Quindi per una volta la sua specialità ha un valore. Non è una grande catarsi, per carità, però è onesta. E infine abbiamo Kevin Sandusky. Sandusky è l'unico personaggio non corrotto del gruppo. Lui ha fatto solo qualche pubblicità di farmaci, ha letto il copione dell'opera che stanno facendo, sa orientarsi con la mappa, e la sua crisi è interamente esterna, e cioè che nessuno si ricorda mai il suo nome. What's your fucking name? It's Kevin Sandusky. Quando dice a Lazarus You're the whole reason I got into acting. I memorized every single monologue you ever did when I was in theater school. quello è il film che ti ricorda che a un certo punto, prima di tutto questo schifo, c'erano persone che amavano i film. Sandusky è l'ultimo testimone di quell'amore. 5 uomini, 5 crisi diverse, ma tutte la stessa malattia. Hollywood è un'industria che ti chiede di smettere di essere te stesso e poi ti tratta come uno scarto quando quella maschera non vende più. Tutti e 5 i protagonisti sono quindi prodotti rotti di quel meccanismo. Mentre i nostri 5 attori si trascinano nella giungla, dall'altra parte del mondo c'è il vero antagonista del film, e non è il signore della guerra vietnamita, non sono i trafficanti di eroina, non è neanche la giungla, ma è Les Grossman. Grossman è come personaggio proprio una storia a parte, quindi facciamo un piccolo
piccolo dietro le quinte. Nel copione originale di Ben Stiller, il personaggio non esisteva. Tom Cruise era stato chiamato da Stiller per interpretare l'agente di Speedman, ruolo che poi è stato assegnato a Matthew McConaughey. Ma Cruise, leggendo il copione, si è accorto di una cosa, che mancava lo studio cinematografico, mancava la pressione dall'alto che schiacciava tutta questa gente, mancava proprio il volto del sistema. E quindi ha proposto Stiller di lasciargli fare lo studio executive. Però lui chiese esplicitamente di avere mani giganti, essere calvo, ballare, essere super peloso e grosso. Fu proprio una richiesta di Tom Cruise e ci sta. Ci sta perché quello che Cruise ha portato nel film non è solo un personaggio comico, ma è la chiave architettonica di tutta la storia. Senza Grossman, Tropic Thunder sarebbe la storia di attori scemi che si perdono nella giungla, ma con lui diventa la storia di attori scemi che sono il prodotto inevitabile di un sistema che li ha resi così. Look, Fuckstick, I'm incredibly busy, so why don't you get the hell out of here before I snap your dick off and jam it into your ass. E Grossman quel sistema lo incarna in modo letteralmente grottesco. E la cosa interessante è che questo personaggio è in realtà basato su figure reali. Lo hanno detto gli stessi Cruise e Stiller in interviste varie. Le figure reali su cui si basa sono Harvey Weinstein, Scott Rudin, Sam Redstone. Cruise ha fuso i 3 uomini più potenti dell'industria del momento in un'unica creatura ripugnante. Grossman fa 2 cose. La prima è urlare e insultare. This nation owes you a huge debt. Now shut the fuck up and let me do my job! Mentre la seconda cosa che Grossman fa è offrire alla gente di Speedman un jet privato in cambio di lasciar morire il proprio cliente. They're gonna kill him. And? Non è una battaglia morale, ma è un calcolo di bilancio. Speedman è una stella morente, dice. Lasciarlo nelle mani là del cartello gli sembra conveniente piuttosto che pagare il riscatto. Speedman is a dying star, a white dwarf heading for a black hole. That's physics. It's inevitable. E proprio in quella scena lì arriva il momento in cui Grossman poi si mette a ballare. Balla letteralmente sopra la possibilità della morte del suo attore. He's talking to us right now. You just gotta listen. Tom Cruise, che fino a quel momento era nell'immaginario collettivo l'eroe d'azione integerrimo di Top Gun e di Mission Impossible, eccolo lì a ballare con le mani prostetiche sopra il cadavere ipotetico di un altro attore. Tom Cruise arrivò a dire che il personaggio di Les Grossman era così interessante da raccontare che gli sarebbe piaciuto fare uno spin-off dedicato a lui. Poi non è mai successo, ma chissà. Grossman è letteralmente la verità che il film ti urla in faccia. Tutti i protagonisti, tutte le loro crisi di identità non sono incidenti personali, ma sono il risultato programmato di un sistema in cui qualcuno in cima alla piramide ha deciso che gli attori sono asset, che le loro carriere sono variabili in un foglio Excel e che quindi la morte di un essere umano è meno interessante della clausola assicurativa che ne deriva. C'è un'altra scena che assolutamente dobbiamo analizzare, perché è il caso da manuale di come la satira di Tropic Thunder funzioni davvero, e sto parlando della conversazione tra Speedman e Lazarus sulla scelta di Speedman di interpretare Simple Jack. Lazarus, in un'altra delle sue lezioni di method acting, gli spiega come funzionano gli Oscar quando ci sono in mezzo personaggi con disabilità e gli dice: Everybody knows you never go full retard. Gli fa notare come Dustin Hoffman in Rain Man sembrava ritardato, ma in realtà contava le carte, era un genio, e gli hanno dato l'Oscar. Yeah, Tom Hanks, Forrest Gump. Slow, yes, retarded maybe, braces on his legs. He charmed the pants off next to him and won a ping pong competition. That ain't retarded. Mentre per esempio Sean Penn in I Am Sam era un ritardato pieno e quindi tornò a casa a mani vuote. Quindi mai fare il ritardato fino in fondo, come ha fatto in Simple Jack. Adesso questa scena nel 2008 ha generato proteste reali. Una ventina di organizzazioni a tutela delle persone con disabilità hanno contestato il film. Robert Downey Jr. in interviste successive ha raccontato poi una cosa interessante, e cioè che tutto il fuoco delle polemiche dell'epoca si è concentrato non sulla blackface, ma su Simple Jack. Lui all'epoca era terrorizzato da come poteva venire presa la blackface, ma quella non ebbe effetto all'epoca. Ma il punto che le proteste dell'epoca avevano completamente mancato, e che le polemiche di magari oggi ancora continuano a mancare, è che Tropic Thunder non sta prendendo in giro le persone con disabilità, sta prendendo in giro Hollywood, che usa le persone
con disabilità per vincere gli Oscar. Quelli che la scena chiama in causa esplicitamente sono per esempio Hoffman, Hanks, Penn, 3 uomini bianchi che hanno costruito carriere su personaggi le cui condizioni reali nella vita vera non le hanno mai sfiorate. Quindi Speedman dentro il film è la quarta replica di quella stessa categoria in versione fallita. Il film non sta dicendo ridiamo dei disabili, ma sta dicendo ridiamo dell'industria che li trasforma in trofei. E qui si vede quello che Tropic Thunder fa meglio di qualunque altro film comico americano del decennio. La satira tende ad essere molto chirurgica, perché non spara nel mucchio, non prende in giro un gruppo vulnerabile per far ridere, ma prende in giro chi sfrutta quel gruppo. E lo stesso vale per la blackface di Lazarus, o per le scorregge di Portnoy, o per il rapper ipermachista di Al Pacino. Go fuck yourself. No. We don't negotiate with terrorists. Tutto in Tropic Thunder ha un bersaglio preciso e quel bersaglio è sempre lo stesso, il sistema in cui loro operano, mai le vittime del sistema. We file an insurance claim. Preferably before the end of the fiscal year. Actually, the claim alone would net us more than we would lose. Ma perché spesso ogni tanto ci si chiede se oggi un film del genere si potrebbe fare? Perché quasi sempre la risposta è no, oggi non verrebbe prodotto. E quasi si arriva a creare una battaglia ideologica tra chi dice giustamente non si fa più, mentre dall'altra parte si dice non si può più dire niente. Ma entrambi queste visioni mancano il bersaglio, perché qui non è tanto una questione di sensibilità del pubblico. La sensibilità del pubblico c'era anche nel 2008, c'erano le proteste, c'erano gli articoli indignati, tutto. Quello che però è cambiato non è il pubblico, ma è l'industria. Hollywood nel 2008 era ancora un posto dove uno studio come la Paramount poteva permettersi di firmare un assegno da quasi 100 milioni di dollari per un film che la prendeva in giro dall'inizio alla fine. Oggi però Hollywood non è più quel posto. Per ragioni di calcolo finanziario molto più che di valori, ha deciso che non vale più la pena rischiare e quindi non ti fa più fare satira di se stessa, perché sa che oggi ogni clip estratta dal contesto può finire su TikTok, su Instagram e quindi ogni battuta può diventare un caso e ogni rischio può tradursi in un calo del titolo al botteghino. E quindi un film del genere non si farebbe più perché Hollywood non vuole correre il rischio, si è autoimbavagliata. Ha quindi letteralmente fatto ciò che in Tropic Thunder viene raccontato. Ha messo il calcolo economico, il bilanciamento del rischio davanti all'arte, mentre in Tropic Thunder questo viene messo davanti appunto alla vita dell'attore. Riprendiamo adesso il filo della storia perché ci stiamo avvicinando alla fine. Gli attori, dopo aver capito di essere finiti in un campo vero di trafficanti di eroina nel Triangolo d'Oro, dopo aver sentito Speedman essere catturato sul serio, decidono di salvarlo. E qui Ben Stiller decide di fare una scelta narrativa molto interessante, e cioè non li fa diventare degli eroi competenti, ma li fa diventare degli attori che recitano la parte degli eroi competenti. È diverso. Il piano è la riproduzione fedele di una scena del libro. Lazarus si traveste da contadino, parla un cinese mandarino imparato in 8 mesi in una fabbrica tessile, gli altri entrano dal retro e liberano Speedman, e qui appunto abbiamo detto Speedman non vuole essere liberato. But I'm doing 5 shows a day for a standing room only crowd. Don't you get it? I already am home. Ciò nonostante lo trascinano via con la forza. Ecco che a quel punto che Lazarus fa una cosa che non aveva mai fatto in tutto il film. Rompe il personaggio, si toglie l'australiano, si toglie Lincoln Osiris, si toglie la maschera che lo proteggeva da se stesso e dice il monologo per cui esiste questo personaggio. I'm a dude playing a dude disguised as another dude. What? You a dude that don't know what dude he is. Or are you a dude who has no idea what dude he is and claims to know what dude he is? Not Sergeant Lincoln Luther. Nor am I Father O'Malley. Or Neil Armstrong. I think I might be nobody. Wow. The insecurity level with you guys is ridiculous. Quel monologo è la fine del film, anche se mancano 10 minuti, perché in quel momento Lazarus fa il gesto più alto di cui un attore è capace. Smette di recitare, si guarda, si vede, si frantuma davanti agli altri. E quel gesto, la disperazione di un uomo che si sta accorgendo in tempo reale di non sapere chi è quello che riporta Speedman alla realtà. Un po' come se l'unico modo per salvare un attore dalla finzione fosse vedere un altro attore arrendersi alla verità. E Ben Stiller fa una cosa interessante, perché qui il film comico
comico smette di essere comico e diventa un pezzo di action che potrebbe stare in qualsiasi film bellico. Non è una parodia, è una scena d'azione fatta sul serio e fatta bene, con la stessa cura tecnica di un Colossal. E poi arriva il momento per cui esiste il film. Stanno per morire e Speedman non vuole salire sull'elicottero. You're my friend. You're my brother. Like a brother where there was no animosity. Don't look now, you got some real tears going. Really? That's the stuff that Accolades made of. Quindi si capiscono. Speedman gli dice tu sei mio fratello e Lazarus piange. And the Oscar goes to... Yes! Todd Speedman! Il film si chiude alla cerimonia degli Oscar dell'anno dopo, dove Speedman vince e sale sul palco. C'è anche Les Grossman tra gli applausi, perché Hollywood riconosce il talento solo quando il sistema ci ha fatto i soldi sopra. 8 Oscars, $400 million to save Tug Speedman's career. I couldn't have done it without you, Sloan. Really? No, dickhead, of course I could. E quindi è un finale perfettamente coerente ed è il motivo per cui Tropic Thunder, sotto il chiasso, è uno dei film più amari mai usciti da uno studio americano negli anni 2000. È uno di quei film che se non lo guardi bene può sembrare solo una commedia piena di esplosioni, battute, volti famosi, e per carità funziona benissimo anche a quel livello lì, ma sotto c'è un film completamente diverso. C'è un film su persone vuote che cercano disperatamente di riempirsi con ruoli sbagliati. E quindi è un film che nel 2008 ha avuto il coraggio di sputare in faccia alla mano che lo nutriva, e quella mano lo ha lasciato fare perché ancora all'epoca aveva il coraggio. E il fatto che oggi non si farebbe più non è una questione di parole, ma è una questione di sistema. Hollywood, l'industria che Tropic Thunder prendeva a calci, ha smesso di sopportare anche le proprie satire e ha deciso che è più redditizio non rischiare. E in questa decisione paradossalmente ha confermato tutto quello che il film le rinfacciava, ed è per questo che vi dico che vale la pena di rivedere questo piccolo film, non come reperto di un'epoca più libera, ma come promemoria di che cosa è stata Hollywood e di che cosa potrebbe ancora essere, e anche di quanto poco tempo è passato da quando un film del genere era ancora possibile. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo ti invito a iscriverti al canale, ne trovi già altre, ne arriveranno altre. Se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il contenuto e possiamo discutere di qualsiasi cosa qui sotto nei commenti. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video.